Ciao a tutti, benvenuti in questo video, questo terzo video di questa miniserie dove ho provato 3 videocamere da esterno con pannello e SIM 4G. Oggi vediamo la terza, si chiama Xega. Anche questo è un marchio che non conoscevo, probabilmente nemmeno voi. Parliamo di una telecamera che costa 140 euro. Tutti questi prezzi che vi ho dato delle 3 telecamere, chiaramente al momento del video sono così, potrebbero poi oscillare di qualche decina in più, qualche decina in meno. Sono prodotti cinesi, in base a come arrivano sul mercato magari i prezzi cambiano. Anche questa stessa caratteristica delle altre, la spacchettiamo, facciamo tutte le prove e poi alla fine di questo video farò le pagelle di tutte e 3 le telecamere e vi darò la mia opinione personale. Ma avendo voi anche visto tutti e 3 i video, riuscirete a capire quale prodotto può fare meglio, quello per cui lo vorreste comprare, ma comunque ne parliamo a fine video. Ok, telecamera da esterno con pannello 4G, Xega, modello XG02 in ABS, nessuna caratteristica particolare. Qui abbiamo una visione d'insieme, fa vedere solo che c'è un controllo, movimenti, audio bidirezionale, detenzione PIR, visione notturna da esterno con pannello solare, micro SD e cloud. Insomma, esattamente come le altre. Troviamo subito un adesivo con la dima per fare i fori del supporto, manuale multilingua compreso l'italiano, guida rapida inglese e cinese dove ci fa vedere un QR code per finire su un video YouTube riguardante l'installazione e tutto quanto, visione d'insieme della telecamera, altezza indicata per il montaggio 2,5-3 metri, e qua ci dà anche uno schemino dove dice che riesce a rilevare la figura umana fino a 10 metri. Ok, tutto ben protetto, pannellino 17,5 x 16,5, full black. Carino, una bella superficie diversa dagli altri. Il retro, attacco filettato per fissarlo. C'è una precauzione dove dice di non usare questo pannello per caricare cellulari, fotocamere eccetera. Pannello che esce direttamente con la Type-C, ma appunto raccomandano di non collegarlo direttamente ad altri apparati. Una SIM che o si è staccata o hanno già inserito. Sempre Eyot Club, vi ricorderete nel primo video avevamo trovato lo stesso tipo di accorgimento che magari non serve, magari costa caro, però comunque loro ci danno già una SIM inclusa. Nell'altro video forse non avevo detto che questo operatore si appoggia a praticamente tutte le reti, quindi prende in ogni caso. Qui troviamo la base per fissare il pannello, questo dobbiamo capire cos'è, ma credo che serva per fissare la telecamera. Soliti tasselli che questa volta però mi piacciono già un po' di più, anche se saranno di bassa qualità, ma almeno hanno una forma più consona, più vicina a un tassello che usiamo normalmente. Telecamera e null'altro. Ah no, abbiamo ancora un cavo Type-C USB-A per caricarla separatamente. Allora, telecamera. Dunque, qui abbiamo il QR code della telecamera che è esattamente la replica di questo, quindi oltre ad avere quello sulla telecamera ne abbiamo un altro sciolto da tenere magari sul manuale in caso di riaccoppiamenti eccetera. Questa è una cosa comoda. L'altro ovviamente è qua sulla telecamera. Analizziamola un attimo. Antenne, come avevamo già visto anche qui già montate, da direzionare in su. C'è una raccomandazione dove dice di non praticare dei fori perché qua dentro c'è la batteria già montata. Qui abbiamo il corpo telecamera con tutta questa parte nera. Il logo anche qui non sembra particolarmente robusto. Parte superiore, antenne le abbiamo già viste. Qui abbiamo una differenza perché abbiamo questa struttura che si monta in questo modo. Quindi viene infilata e va a incastrarsi in questa base. Tutto in plastica, non abbiamo metallo. Vediamo cosa c'è qua sotto. Ok, qui abbiamo l'ingresso per la Type-C proveniente da pannello o da caricabatterie. Abbiamo un LED. Stavamo parlando dei materiali, dunque tutta plastica robusta, belle le antenne, bello il fatto che siano già assemblate. Non mi fa impazzire questo sistema perché una volta incastrata penso che sia da tirare abbastanza violentemente per eventualmente spostarla, e questi agganci di plastica non so quanto possano durare. Il resto della telecamera sempre nero opaco, però comunque ben fatta, ben rifinita, non è male e non è troppo grossa. Qui abbiamo l'ottica, i LED, il sensore PIR, altra sensoristica. Qui dietro abbiamo lo speaker, il microfono è qui, questo forellino, e poi qui sotto abbiamo un altro sportello dove abbiamo il pulsante d'accensione, pulsante di reset, ingresso micro SD e ingresso SIM card. Hanno già inserito
la SIM card di prova, che però io tolgo, inseriamo la mia SIM Very Mobile fino in fondo e inseriamo la mia micro SD da 64. Perfetto. Sportello in gomma che copre abbastanza bene. Lei una volta montata lavorerà in questa posizione. Lo sportello in gomma rimane sulla parte inferiore. Mettiamola in carica perché è sempre buona norma caricarle completamente come tutti gli apparecchi. Attacchiamo il connettore Type-C adesso in questo modo diretto, poi dopo useremo il coperchio in gomma e apriremo solo questo sportellino così, in modo che ci sia la tenuta stagna sul connettore. Ora volevo aprirlo tutto semplicemente per vedere se c'è un LED di segnalazione che è presente. Diventa rosso perché sta caricando. Torno un attimo sul pannello perché il pannello fatto così, tutto nero, mi piace parecchio. Mentre andiamo avanti con la ricarica, prendiamo il supporto del pannello che è in plastica, economico, niente di particolare. Lo montiamo dietro. Lo fissiamo stringendo questa ghiera e lui è montato. Chiaramente stringendo anche quest'altra andiamo a bloccare il sistema di regolazione. Diamo un'occhiata veloce al manuale, giusto per capire che app installare. 4356. Inquadriamo il QR code e l'app, attenzione perché è U-Box, quindi la stessa app che abbiamo visto per quanto riguarda la telecamera Shiwoya. Ok, ricarica completata, il LED diventa verde, possiamo richiudere, riapriamo questo sportello e proviamo ad accenderla. Teniamo premuto il pulsante di accensione. Ok, si accende un LED rosso, possiamo chiudere lo sportello, SIM inserita, memoria inserita, vedete che lampeggia di viola, segno che sta prendendo la rete, teniamola un attimo qui pronta. Apriamo quindi l'app U-Box, aggiungiamo un dispositivo 4G, luce blu accesa, andiamo avanti, scansione del QR code, parte con l'aggiunta della telecamera già trovata. La chiamiamo direttamente Xega, dispositivo aggiunto con successo, quindi anche in questo caso l'app è stata velocissima. Quindi adesso ho due telecamere di due marchi diversi nella stessa app. Vedete che in alto a destra mi dà lo stato di carica della batteria e la ricezione che mi dà solamente una tacca. Qui sotto in taverna le altre mi davano qualcosina in più, magari è solo indicativo. Verifichiamo una volta aperta la visione live. Ok, telecamera che funziona, segnala però due tacche, quindi qualcosina in meno. Proviamo a direzionare un po' meglio le antenne del 4G verso la finestra. Rimane comunque a due tacche, ma avete visto che è veloce e funziona correttamente. Cosa vi posso far vedere di nuovo in questa telecamera, perché quest'app l'abbiamo già vista? Controlliamo. Nome, gestione memoria. Ecco, andiamo in gestione memoria. Disabilitiamo il cloud. Formattiamo la scheda di memoria. Formattata con successo, quindi a differenza della Shiwoya, con la stessa microSD e la stessa applicazione non ho avuto nessun problema. Anche lì poi alla fine era andata, ma qui è andata al primo colpo. Opzioni per ribaltare l'immagine, ambientale, rilevazione dell'attività lo metterei basso. Impostazioni armate avevamo già visto che sono le programmazioni. Quanto deve registrare 10 secondi facciamo 20. Allarme del dispositivo è il sistema che suona quando rileva un movimento, ma non mi piace mai attivarlo. Frequenza di alimentazione 60-50 Hz, diamogli comunque 50. Indicatore LED lo spengo. Impostazioni del volume in uscita, volume in ingresso, lascerei tutto così com'è. Anche qui abbiamo il tempo di sincronizzazione che serve ad abilitare qualche sistema di risparmio energetico. Stessa cosa per il tempo di ripristino della connessione. Aggiornamento firmware, siamo già all'ultima versione. Non ci resta nient'altro da fare che verificare se risponde ai comandi della luce. E qui abbiamo un bug perché in questo momento mi segnala luce spenta, io lo accendo ma vedo che non si accende nulla. Controlliamo se non abbiamo attivato qualche impostazione. Attiviamo la versione diurna, accendiamo la luce, mi consente di accendere la luce. Se io disattivo e la metto in modalità normale,
vedete che non mi consente di accendere la luce. Non so se perché rileva che è giorno o se perché bisogna attivare manualmente la riproduzione notturna. Questo poi lo verifichiamo dopo che l'ho installata. Modalità tutto schermo, funziona correttamente. Proviamo a fare un test di rotazione. Ok, risponde e si muove molto molto bene, veloce, nonostante mi dica che qua sotto non prende. Abbiamo poi un ritardo nella trasmissione video, ma vedete che i comandi sono molto reattivi. Usciamo dalla modalità schermo pieno, vediamo se funziona l'audio. Audio in ricezione che funziona. Niente, anche qui non riesco a parlare direttamente con la telecamera, riesco a sentire ma non riesco a parlare. Vedete che fa un tac ma non parte l'audio. Scattiamo una foto che viene salvata con successo, salviamo un pezzo di video che viene registrato con successo, passiamo alla modalità Transflash e non cloud, quindi nient'altro di particolare. Proviamo a vedere una registrazione che è il rilevamento precedente. Vedete che parte la riproduzione di prima come attività rilevata ed effettivamente ha registrato, siamo già a 30 secondi, molto più di quello che avevo impostato. Rientriamo nella telecamera, controlliamo le impostazioni, quindi questa impostazione dei secondi nell'applicazione abbiamo già notato che è leggermente sbagliata, perché se imposto 10 ne registra di più, se imposto 20 ne registra molti di più, quindi non c'è un perfetto, diciamo, connubio tra il valore impostato e quello che fa poi la telecamera. Ora è data presa dal telefono, risoluzione SD, proviamo a metterla in HD, telecamera che comunque si vede molto bene. Va bene, usciamo dalla modalità schermo intero, vado a piazzarla e facciamo le solite prove. Ok, vediamo come funziona il sistema di aggancio, quindi la inseriamo dentro, andiamo in battuta, schiacciamo forte e lei rimane incastrata. Perfetto, notifiche di movimento che arrivano in questo modo, Xega Activity Detected. Entriamo nella telecamera, scegliamo la data di oggi, dobbiamo switchare da cloud a micro SD, purtroppo questa cosa è fastidiosa ma bisogna farlo tutte le volte, e qui abbiamo tutte le attività rilevate. Proviamo a lanciarne una. Un falso allarme, proviamone un'altra. Sono tutti falsi allarmi, quindi sensibilità molto alta. Se intravede del movimento qua nella siepe, partono i rilevamenti. Vedete, lì c'era una macchina che passava, insomma molto sensibile. Quindi se attivate le notifiche, se è una zona dove c'è movimento, magari materiale che si muove, eccetera, potrebbe fare parecchi falsi allarmi, ecco. Adesso provo a simulare io un movimento, un passaggio per farvelo vedere. Anche perché nelle impostazioni non possiamo scendere più di questo, abbiamo già la sensibilità bassa. Per l'utilizzo, per la notifica di allarmi eccetera, magari vi rompe le scatole o magari potete farlo in una condizione dove non c'è passaggio di macchine eccetera, anche perché purtroppo non possiamo delimitare l'area in cui va a rilevare il movimento. Ok, andiamo a controllare una registrazione di quelle, diciamo, reali, quindi telecamera online. Andiamo indietro di un giorno, accediamo alla micro SD. Io so che sicuramente ho fatto delle attivazioni alle 19:24 perché sono venuto apposta a casa. Vedete che è registrato 18, 19. Diamo un'occhiata. E vedete che qua rileva il mio passaggio. Andiamo a vederne un'altra. Qui ha rilevato ad esempio solo il cane. Quindi un animale anche di piccola taglia riesce a rilevarlo. Mi ha visto mentre passavo, ma la registrazione è partita un attimino dopo, quindi si vede solo qualcosa che va via. Ve la faccio vedere a schermo pieno. Ok, comunque la qualità è buona. Bisogna solo mettere in conto che fa sicuramente tanti falsi allarmi se nella zona dell'inquadratura ci sono cose che si muovono.
Qui abbiamo una visione notturna con gli infrarossi che lavorano correttamente. Vedete che anche durante il movimento riusciamo a distinguere bene le zone, le forme e quello che ci interessa inquadrare. Chiaramente alzando l'inquadratura su zone più illuminate riusciamo a cogliere dettagli maggiori. Facciamo ora una prova di rotazione, vedete che comunque risponde bene anche in modalità infrarossi attivi. Ora proviamo a fare un'attivazione dell'illuminazione per vedere come cambia una zona colorata, come ad esempio il mio acero rosso. Vedete che dopo qualche secondo parte l'illuminazione e riesce comunque ad avere una potenza adeguata a restituire dei colori abbastanza fedeli. Chiaramente la portata non è illimitata, però vedete che riesce a illuminare una zona abbastanza ampia. Ok, anche questa l'abbiamo provata. Vi dico che per smontarla in pratica bisogna fare pressione su un punto della staffa che riconoscete da un foro, però come vi ho detto questo sistema secondo me va bene per fissarla 1-2 volte. Se bisogna spostarla, soprattutto dopo che la plastica magari è stata tanto tempo al sole, non so, però carina, esteticamente molto gradevole, compatta, fatta bene, antenne integrate, batterie integrate, adesso poi torneremo sulle batterie, e mi è piaciuto anche molto il pannellino perché full black, carino, non è brutto da vedere, insomma fatta bene, però abbiamo visto anche che ha avuto un po' di falsi allarmi, difficile da gestire se la si vuole prendere per quello. Dunque mi sono preparato un foglio con le pagelline. Parliamo intanto di batterie perché non vi avevo dato i dati esatti. Dunque la prima Citronics ha una batteria da 14.400 mAh, la seconda Shiwoya col pacco esterno da 15.600, questa l'ultima la Xega da 9.000. Cosa abbiamo elogiato di queste telecamere? Della Citronics e della Xega la compattezza, la costruzione, la plastica, le antenne integrate, la batteria che comunque è integrata anche se nell'ultima è un po' più piccola. Nella Citronics ci è piaciuta la dotazione, c'erano anche le pinzette, belle le staffe e poteva essere interessante l'app perché funzionava con un sistema senza registrazione. Abbiamo però poi visto che l'app usata su Shiwoya e Xega funziona molto meglio, più veloce, più reattiva, e nello specifico sulla Shiwoya mi sono trovato meglio con i comandi, le rotazioni. Nella Citronics abbiamo visto che era molto lenta, abbiamo avuto molti problemi con l'audio, l'app comunque non mi è piaciuta, il movimento verticale come nella Xega è un po' più limitato. La Shiwoya ha un movimento anche verticale più ampio, fa tutto il 360, non è male. L'unica cosa che non mi è piaciuta della Shiwoya è quella cosa di dover lasciare le batterie al sole se spostate il pannello da un'altra parte. Abbiamo avuto qualche problema con la micro SD ma poi si è risolto, si vedono tutte bene. Quale ho preferito? Dunque il fatto che la Citronics e la Xega vi abbiano dato la SIM dati insieme per fare i test è una buona cosa, però abbiamo visto che poi è un po' cara da gestire, quindi comprandovi una vostra SIM io avrei preferito la Shiwoya, anche se un po' più bruttina, però ha lavorato meglio, rispondeva meglio ai comandi, ha più batteria, mi è piaciuto il sistema che si possono cambiare le singole stilo, male che vada se non la si monta al sole, che comunque è la condizione migliore col pannello che fa ombra sulle batterie e le protegge, conviene fargli una protezione. Quindi le abbiamo viste tutte e tre, più o meno costano uguali, sono prodotti cinesi, non sono prodotti professionali, però per chi vuole risolvere la situazione dove in un campo dovete tenere sotto controllo qualcosa e c'è copertura dati, risolvete il problema. Quanto dureranno? Questo non lo so. Le termomontate no, perché ne proverò altre 50.000, adesso che pubblico sti 3 video mi manderanno 80.000 di ste telecamere, lo so già, farò una selezione, magari se nessuna di queste 3 vi ha convinto, aspettate perché sicuramente nel tempo ne proverò altre se non avete fretta. Se avete fretta ne prendete una di queste, costano relativamente poco, con 150 euro avete risolto un problema di sicurezza, di monitoraggio di una zona, animali da guardare, magazzini da guardare, campi da guardare, strutture da guardare, qualsiasi cosa. In questo modo, solo mettendo una SIM dati, ci riuscite. Spero che questo video vi sia piaciuto insieme agli altri due, quindi vi chiedo un bel like, ma soprattutto è gratuito, non costa nulla. Se vi iscrivete al canale mi fate un grosso favore, il canale sta crescendo, stiamo arrivando a 50.000, un bel numero, credo che farò un bel video perché sono soddisfazioni. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video, la prossima diretta il giovedì sera, o se passate in provincia di Torino mi trovate tutti i pomeriggi in negozio. Ciao da Massi Dattoli.